Immaginate di trovarvi di fronte a un plotone d'esecuzione. Non avete armi, non avete speranza, il freddo da fuori vi penetra nelle ossa, ma il vostro corpo trema per l'inverno che si porta dentro. I vostri occhi terrorizzati stanno fissando le canne lucide dei fucili in fila, ordinati come birilli, pronti a straziarvi il corpo, andando a tempo come una grande orchestra in una rapida sinfonia di morte. L'unica cosa che può salvarvi? La vostra capacità di muovere dei pezzi di legno su una tavola a 64 caselle. Sì, lo so, sembra la trama di un film hollywoodiano, ma è ciò che è accaduto veramente a un uomo in uno dei tanti episodi drammatici che ha vissuto nel suo pazzo e complicato percorso su questa terra. Benvenuti sul mio canale, naviganti del tubo magico. Io sono Munzik e oggi voglio raccontarvi l'incredibile storia di Osip Bernstein, un uomo che ha attraversato il Novecento come un pedone isolato in mezzo a una scacchiera impazzita. Siete curiosi? Allora mettetevi comodi e venite con me in questo nuovo video. Ma prima di partire non dimenticate un like sulla fiducia, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi le prossime affabulanti storie. E ora andiamo! Osip Samoilovich Bernstein nasce nel 1882 a Zhytomyr, in Ucraina, nell'impero russo governato dallo zar. La sua è una famiglia ebrea di media borghesia e il giovane Osip verrà inviato a studiare legge in Germania a Heidelberg. Si laurea nel 1906, prende un dottorato e diventa un brillante avvocato finanziario, così brillante a tal punto da diventare ricco, molto ricco. Ma Bernstein è anche un talento precoce degli scacchi e sarà proprio mentre porterà avanti i suoi studi in Germania che otterrà i suoi primi successi. Vincerà per 2 anni di seguito il torneo di Berlino nel 1902 e 1903, arrivando secondo nel 1904. E oltre ai prestigiosi secondi posti ad Hannover nel 1902 e a Kiev nel 1903, vincerà ancora a Stoccolma nel 1906 e Ostenda l'anno dopo, a pari merito con il leggendario Rubinstein. Nel 1911 vincerà il campionato di Mosca e sempre in quell'anno parteciperà al torneo di San Sebastián nei Paesi Baschi, in Spagna. In quell'occasione verrà battuto al primo turno da un giovanissimo Capablanca, ma questa sconfitta viene ricordata spesso per via di un episodio curioso. Infatti, il nostro protagonista, insieme a Ninzovic, prima dell'inizio della competizione si era lamentato riguardo alla missione di Capablanca al torneo, sostenendo che il cubano non ne avesse diritto, dato che non aveva ancora vinto alcun torneo internazionale. E poi, giusto per versare ancora un po' di sale sulla ferita aperta, a fine torneo la partita con Capablanca otterrà il premio di bellezza. Ad ogni modo, nonostante la rivalità iniziale, i due rimasero in buoni rapporti. E Bernstein in seguito riconoscerà apertamente il genio immenso del cubano, definendolo quasi imbattibile nel suo periodo d'oro. Ma a parte questa sconfitta contro il futuro campione del mondo e uno degli scacchisti considerato da molti il più forte di tutti i tempi, in questa prima fase della sua carriera Osip otterrà ottimi risultati con molti rinomati giocatori dell'epoca, battendo per ben 2 volte Lasker, mentre era ancora campione del mondo, il fortissimo Chigorin e una volta anche il preciso e impeccabile teorico Akira Rubinstein. Mentre contro il formidabile Capablanca, dopo una serie di 3 sconfitte, riuscirà a ottenere una dignitosa pata. E proprio in virtù dei grandi risultati ottenuti in precedenza, nel 1914, dopo la partecipazione al leggendario torneo di San Pietroburgo, anche se la FIDE e il titolo ufficiale non esistevano ancora, per il mondo intero e per lo zar, lui venne considerato in via informale un grande maestro, uno dei più forti giocatori della Russia e dei pochissimi capaci di sfidare i giganti sulla scacchiera. Fin qui la vita era stata molto generosa e ricca di soddisfazioni per il nostro Osip, ma purtroppo poi accadde nel 1917 la rivoluzione d'ottobre. Bernstein, essendo un ricco avvocato d'affari del vecchio regime, verrà arrestato a Odessa in Ucraina dalla Ceca, la polizia politica segreta creata dai bolscevichi. L'accusa sarà quella di essere un consulente del capitalismo, un amico dei banchieri, fisiologicamente contrari alla rivoluzione comunista. Per questo motivo verrà condannato a morte. Mentre il plotone d'esecuzione si schierava nel cortile, il destino giocò la sua carta più strana.
Un ufficiale superiore, scorrendo l'elenco dei condannati, si soffermò su quel nome, Osip Samuilovich Bernstein. «Sei tu il celebre scacchista?» chiese l'ufficiale con voce tagliente come ghiaccio. Bernstein alzò lo sguardo, gli occhi stanchi ma fieri. «Sì, sono io». L'ufficiale non rispose subito, guardò i suoi soldati, poi di nuovo l'uomo magro e provato che gli stava davanti. «Ti darò una possibilità, giocheremo una partita, se vincerai sarai un uomo libero, se perderai o se la partita finirà patta, verrai fucilato insieme agli altri». La scacchiera fu posta tra i due, un campo di battaglia in miniatura dove ogni pezzo pesava quanto una vita umana. Non c'era il silenzio riverente dei circoli di Vienna e di Berlino. C'era solo il respiro affannoso dei prigionieri e il sinistro rumore dei fucili che venivano ricaricati. L'ufficiale giocava con la ferocia di chi detiene il potere assoluto, ma Bernstein non stava solo muovendo i pezzi, stava danzando sull'orlo dell'abisso. Il suo cervello, forgiato in anni di calcoli sovrumani, si isolò dall'orrore circostante. La paura svanì, sostituita dalla purezza della logica. Ogni spinta di pedone era un respiro guadagnato. Ogni cambio di pezzo era un battito cardiaco strappato alla morte. La tensione nell'aria era quasi fisica. Un solo errore, una sola svista, e il sipario sarebbe calato per sempre. In pochi minuti la superiorità del Gran Maestro emerse come una lama lucente nel buio. Con una precisione chirurgica e spietata, Bernstein smantellò le difese dell'ufficiale. Non fu solo una vittoria, fu una lezione di geometria applicata alla sopravvivenza. Quando l'ultimo pezzo dell'ufficiale cadde e il re nemico fu intrappolato in una morsa senza via di uscita, calò il silenzio. L'ufficiale guardò la scacchiera, poi guardò Bernstein. Aveva perso. Ma in quel momento la bellezza del gioco aveva vinto sulla brutalità della guerra. L'ufficiale mantenne la parola. Bernstein fu liberato e pochi giorni dopo fuggirà con la famiglia in Francia per iniziare una nuova vita. A Parigi, Bernstein ricostruirà la sua vita da zero. Mettendo da parte gli scacchi, ritornerà ad essere un uomo d'affari facoltoso e riuscirà nuovamente ad accumulare un ricco patrimonio. Finché però il crollo della borsa di Wall Street e la conseguente grande depressione del 1929 non lo manderà di nuovo in rovina. Ma Bernstein, con la resilienza dei grandi campioni, si rialzerà ancora una volta ricominciando da capo. E per la terza volta, a piccoli passi, tornerà al successo finanziario, ma stavolta accompagnandolo anche alla sua ritrovata passione per gli scacchi. Parteciperà infatti a diversi tornei internazionali come quello di Berna e Zurigo, ottenendo ottimi piazzamenti. E nel 1933 a Parigi riuscirà anche a strappare una patta al fortissimo Alexander Alekhine, campione del mondo dell'epoca che si trovava al culmine della sua forza. Ma il destino non aveva ancora finito con lui. Nel 1940, infatti, i nazisti invaderanno la Francia e lui, essendo di origine ebrea, dovrà fuggire di nuovo per sopravvivere all'Olocausto. Fortunatamente, dopo 1000 peripezie, attraversando i Pirenei col rischio di rimanere assiderato, riuscirà a fuggire in Spagna. Nel 1945, a fine guerra, tornerà a Parigi, riuscendo a recuperare parte dei suoi averi. E l'anno dopo, a 64 anni, un numero molto simbolico per un giocatore di scacchi, tornerà sulla scacchiera ad alti livelli. Nel 1950, quando la FIDE comincerà ad attribuire i suoi titoli, gli verrà assegnato quello ufficiale di grande maestro. Nel 1954, a 72 anni, dimostrerà di essere ancora in grado di battere i migliori del mondo. Il tempo può invecchiare il corpo, ma non il genio. Infatti, riuscirà a battere il fortissimo Najdorf, arrivando secondo al torneo di Montevideo. Osip morirà nel 1962, dopo aver vinto 3 volte contro la povertà, 2 volte contro la dittatura e 1 volta contro la morte stessa. La storia di Osip Bernstein ci insegna che la vita, proprio come una partita di scacchi, può metterci in posizioni disperate. Ma finché hai ancora tempo sull'orologio e una mossa da fare, la partita non è finita. E voi? Qual è stata la mossa più importante della vostra vita? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto.
È arrivato il momento di salutarci. Non scordatevi il like e tutte le altre cose. Grazie per avermi seguito fino a qui e ricordatevi che dove ci sono storie gustose da raccontare, music c'è. Stay tuned, stay curious.